Benvenuti a tutti qui, voi ospiti nel Tempio della Luce e anche voi che ci seguite da casa. Questo credo sia l'ultimo servizio domenicale che abbiamo qui con 𝗟𝗘𝗓𝗚, che terranno il discorso oggi. Quindi siamo molto felici di essere tutti insieme. E iniziamo con la nostra bellissima affermazione. La voce di Dio ci chiama per risvegliarci in Lui. Come ci troverà quando viene? Desto e pronto. E quando ci chiederà di dedicargli la nostra vita più perfettamente, come ci troverà? Desto e pronto. The voice of God calls us to awaken in Him. How will He find us when He comes? Awake and ready. And when He asks us to dedicate our lives to Him even more perfectly, how will He find us? Awake and ready. E facciamo una preghiera insieme. Celeste Padre, Divina Madre, amico e amato Dio, maestri della realizzazione del sé, Signore Gesù Cristo, Babaji Krishna, 𝗟𝗓𝗩𝗓𝗚, Swami Sri Yukteswar, Paramhansa Yogananda, santi e maestri di tutte le religioni, a voi ci inchiniamo. O Dio della gioia, manifesta la tua gioia in ciascuno di noi, mentre noi cerchiamo ardentemente di vivere nella tua luce. Om, pace, amen. E ora c'è un canto del coro, potete sedervi.
it shall end by. La 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 la. La 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 la. It's a morning for every nation when the sun's high in the sky. There's a time for every people to affirm their destiny. La 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 la. La 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 la. Even so, all of us together can create a better land. Leave the past and new tomorrow waits for all who understand. Ogni terra ha la sua alba quando il sole splenderà. Nel momento del destino ogni cuore si spegnerà. La 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 la. La 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 la. Lavorando in armonia un nuovo mondo crescerà. Abbandona il passato, un nuovo giorno sorgerà. La 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 la. Abbandona il passato, un nuovo giorno sorgerà. Ora cantiamo anche noi e il canto lo trovi a pagina 25. Odi, o Signore, il canto del mio cuore. Listen, listen to my soul song. Grazie mille. I'll bring it back to you. Odi, o Signore, il canto del mio cuore. Odi, o Signore, il canto del mio cuore. Mai più ti scorderò, io mai ti tradirò. Mai più ti scorderò, io mai ti tradirò. Odi, o Signore, il canto del mio cuore. Odi, o Signore, il canto del mio cuore. Io mai ti tradirò, mai più ti scorderò, io mai ti tradirò. Oh Dio, Signore, il canto del mio cuore. Oh Dio, Signore, il canto del mio cuore. Mai più ti scorderò, io mai ti tradirò, mai più ti scorderò, io mai ti tradirò. Oh Dio, Signore, il canto del mio cuore. Oh Dio, Signore, il canto del mio cuore. Mai più ti scorderò, io mai ti tradirò. Mai più ti scorderò, io mai ti tradirò. Listen, listen, listen to my heart song. Listen, listen, listen to my heart song. I will never forget thee. I will never forget thee. I will never forget thee. I will never forsake thee. Listen, listen, listen to my heart song. Listen, listen, listen to my heart song. I will never forget thee. I will never forsake thee. I will never forget thee. I will never forsake thee. Italiano. Oh Dio, Signore, canto del mio cuore. Oh Dio, Signore, canto
Volgendo il tuo sguardo verso l'alto, rilassati profondamente nel tuo cuore. Accogli la gioia che vuole manifestarsi in te. Osservando il respiro divieni sempre più quieto, sempre più distaccato da tutte le altre cose. Sempre più immerso nella sua presenza. Rimanendo interiorizzati, ascoltiamo queste parole sul tema del potere. Il potere è un aspetto di Dio. Gli esseri umani associano spesso la parola potere alla spietata ambizione e al dominio sugli altri. In realtà, quando esercitiamo il potere per scopi egoistici, senza curarci del benessere altrui, ne facciamo un cattivo uso e lo impieghiamo in una direzione sbagliata. Se correttamente compreso, il potere è l'abilità di dominare le proprie energie, in primo luogo per la propria trascendenza, ma anche per il bene degli altri. Tale potere è importante per la crescita spirituale. Molte persone immaginano che lo sviluppo spirituale si manifesti come una sorta di dolcezza zuccherosa. I santi, tuttavia, sono persone di enorme potere interiore, davanti al quale gli altri spesso tremano.
Eppure il loro è solo il potere del bene. Le sue radici affondano nel terreno del puro amore. Facciamo l'affermazione insieme. Mio è il potere dell'universo, che canalizzerò per risvegliare me stesso e le altre anime assopite. Mio è il potere dell'universo, che canalizzerò per risvegliare me stesso e le altre anime assopite. Mio è il potere dell'universo, che canalizzerò per risvegliare me stesso e le altre anime assopite. Mio è il potere dell'universo, che canalizzerò per risvegliare me stesso e le altre anime assopite. E ora solo mentalmente. Mio è il potere dell'universo. Mio è il potere dell'universo, che canalizzerò per risvegliare me stesso e le altre anime assopite. E ora interiormente rivolgiamo questa preghiera. Aiutami a sentire che il tuo potere scorre nelle mie vene, pervade i miei pensieri e incendia di amore per te i miei nobili sentimenti. Oh. La lettura di oggi è tratta, come sempre, dal libro Raggi dell'unica luce di Swami Kriyananda e il tema è l'ego, amico o nemico? La verità è una ed eterna. Realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramhansa Yogananda. Gesù Cristo apre il sermone delle beatitudini con queste parole. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Essere poveri in spirito in modo tale da meritare il regno dei cieli non significa avere uno spirito debole. Piuttosto vuol dire avere la consapevolezza di non possedere nulla, perché tutto appartiene a Dio. Ogni cosa, infatti, è una manifestazione della sua coscienza. San Giovanni della Croce ha scritto: se vuoi possedere ogni cosa, cerca di non possedere nulla. Ciò che l'ego abbandona, offrendolo alla coscienza dell'anima, verrà eternamente posseduto nella coscienza cosmica. Niente mai perso. Paramhansa Yogananda racconta nella sua autobiografia la storia di 𝗷𝗓𝗡𝗙, il santo che levitava. Maestro, disse una volta con ardore un discepolo al santo, siete meraviglioso, avete rinunciato alle ricchezze e alle comodità del mondo per cercare Dio e insegnarci la saggezza. Era risaputo che 𝗷𝗓𝗡𝗙 aveva abbandonato una grande fortuna, ancora bambino, quando si era gettato anima e corpo nel sentiero yogico. State capovolgendo la situazione. Il volto del santo esprimeva un lieve rimprovero. Ho lasciato alcune inutili rupie, alcuni piaceri meschini, in cambio di un impero cosmico di beatitudine senza fine. Come posso essere privato di alcunché? Conosco la gioia di condividere il mio tesoro. È questo un sacrificio? Le persone miopi del mondo sono i veri rinuncianti. Danno a Dio a un tesoro divino, senza pari, in cambio di una misera manciata di balocchi terreni. La Bhagavad Gita afferma nel capitolo 3: tutte le cose ovunque sono create dalla natura, tramite l'interazione delle qualità. Tutte le cose ovunque sono create dalla natura tramite l'interazione delle qualità. Lo sciocco ingannato dall'ego pensa: io ho fatto questo e io ho creato quest'altro. Ma, o principe dalle possenti braccia, una mente più matura, consapevole del gioco delle cose visibili nel mondo,
dei sensi e di come le qualità devono condizionare ogni cosa, rimane distaccata persino dalle proprie azioni. Così attraverso la Sacra Scrittura Dio ha parlato all'umanità. Invitiamo ora 𝗘𝗙𝗑𝗓𝗑 a dare il loro discorso. Buongiorno amici. Good morning, everyone. We're very happy to be here and a little bit sad because this is the last Sunday service that we'll do during this trip. Siamo molto felici di essere qui e anche un po' tristi perché questa sarà l'ultimo satsanga di domenica che facciamo questa volta. This is a very interesting topic this morning that Swamiji wrote about. L'argomento di questa mattina su quale Swamiji ha scritto è molto interessante. Is the ego a friend or a foe? L'ego è un amico o un nemico? Well, it's both and it's neither. E tutti e due, ma anche non è né uno né l'altro. One time someone asked Ananda Europa a question and she said, "It neither is nor it is not, and it is and it isn't." Una volta qualcuno ha fatto una domanda a Ananda Moima e lei ha detto o è o non è, oppure non è e è. Now, if you're in the ego, you think that's an absurd answer. Se siamo nell'ego sembra una risposta assurda. But if you're acting as in your soul nature, you say, well, of course that's the right answer. Ma se tu sei nella natura dell'anima, dirai, certo, questa è la giusta risposta. See, this whole world that we inhabit is a dream of God's. Tutto questo mondo dove noi abitiamo è un sogno di Dio. But because we're caught in the delusion of the ego, we're still dreaming and we can't see it that way. Ma visto che siamo intrappolati nell'illusione dell'ego, siamo nel sogno e non vediamo tale. But when we dream at night and then wake up in the morning and can remember our dream, Quando noi sogniamo di notte e quando ci svegliamo di mattina e ci ricordiamo del sogno, imagine that I'm telling a dream that I had last night to Devi, and I say, and somebody came and they hit me on the head. e immagina che io sto raccontando a Devi un sogno che ho fatto stanotte e dico a lei, qualcuno è venuto e mi ha dato una botta sulla testa. And she might ask, did it hurt? E lei potrebbe chiedere, ti ha fatto male? And I might answer, it did and it did not, and neither did it nor did it not. E io potrei rispondere, mi ha fatto male eppure non l'ha fatto male, ma neanche mi ha fatto male, neanche non mi ha fatto male. Because in the dream world, in my dream head hurt, but my head, when I woke up, did not hurt from that blow. Perché nel mondo del mio sogno ha fatto male alla mia testa, ma quando mi sono svegliata non avevo male alla testa. And so the masters are alive in this world, but they realize that this world is a dream. I maestri vivono in questo mondo, ma realizzano che il mondo è solo un sogno. And in an awakened state, you can do things in a dream that seem impossible. Quando sei in uno stato risvegliato, puoi fare delle cose in un sogno che sembrano impossibili. There's a kind of dreaming that's called lucid dreaming.
C'è un modo di sognare che si chiama sogno lucido. And I've had lucid dreams. They're very interesting. E io ho fatto diversi sogni lucidi e sono molto interessanti. So what happens in a lucid dream is, first of all, you're just dreaming as normally. Quello che succede in un sogno lucido è all'inizio stai sognando normalmente. And then you partially wake up, but not so fully awake that the dream stops. E poi ti svegli un po', ma non abbastanza di fare finire il sogno. And then it becomes a little bit like you're watching your dream and have a little bit of control. E poi diventa così che tu stai osservando il sogno e hai un po' di controllo. If you change it too much, then you come fully awake and the dream disappears. Se lo cambi troppo, a quel momento ti svegli e si sparisce il sogno. But if you do it delicately, then you can manipulate the dream but still stay dreaming. Ma se lo fai con delicatezza, sei in grado di manipolare il sogno, ma rimanere nello stato di sogno. The first dream of this type that I had was the first year of my college education, where I had left all my friends and I had gone to another place to start college. La prima volta che ho fatto questo tipo di sogno era all'inizio del mio periodo nell'università. Avevo lasciato dietro la famiglia e amici e mi sono trasferito in un altro posto. And in this dream, I was in a kind of a country store and there was a dance going on. E in questo sogno mi sono trovata in una specie di negozio in un paese piccolo e c'era una sorta di ballo che succedeva. And then I came partially awake and I decided, I'm missing my friends, I'll bring them into my dream. So I brought them in and danced with them. E poi mi sono svegliata un pochino e ho deciso di invitare i miei amici di venire e danzare con me e è successo nel sogno, sono venuti. But I had to maintain the illusion of the dream, but nonetheless it was very satisfying. E dovevo mantenere l'illusione del sogno, ma nonostante ciò era un'esperienza soddisfacente. Now imagine another character in that dream asking, how could you do that? I want to do that too. E immagina che un'altra persona, un altro personaggio nel sogno dice a te, ma come hai fatto questo? Anch'io voglio farlo. And the answer would be, oh, it's easy to do. You just have to be awake. E la risposta è facile farlo, basta essere sveglio. How did you do that, Babaji? How did you create a golden palace? Come hai fatto, Babaji, a creare un palazzo d'oro? Oh, it's easy. You just have to realize this is a dream. È facile, devi solo realizzare che questo è un sogno. And it's no more difficult to create a golden palace than it is to create a cloud. Non è più difficile creare un palazzo d'oro che creare una nuvola. So, is the dream world a help or a hindrance? Quindi è un aiuto o un ostacolo questo mondo del sogno? Is being asleep helpful to us or hurtful to us? Essere addormentati ci aiuta oppure ci dà problemi? It's both, and it neither is nor is it not. E tutti e due, neanche è, neanche non lo è. Because in this world, if we don't sleep, we die. Perché in questo mondo, se non dormiamo, muoiamo. But because we're not this body, we only think we die. We wake up, actually. Ma visto che non siamo questo corpo, non è che veramente muoiamo, invece ci svegliamo. And so, as we progress spiritually, as spiritual progression is to get more and more able to see
the ego see this body and personality as just a part of God's dream. Il progresso spirituale vuol dire avere sempre più consapevolezza di questo ego e del fatto che questo corpo non è una realtà. And as it said in the reading, as we see more and more that this world is just God's dream, then we begin to awaken. E come ha detto nella lettura, più che vediamo che questo mondo è un sogno di Dio, più iniziamo a svegliarci. And finally, in deep meditation, if we're able to see, truly see, experience, realize that all of this is created by God's consciousness, I am created by God's consciousness, we can come awake. E se quando entriamo nello stato di profonda meditazione e iniziamo a realizzare che tutto questo è un sogno di Dio eppure io sono parte di un sogno di Dio, allora possiamo iniziare a risvegliarci. But in order to do that, there needs to be a long progress of refinement of the sense of self. Ma per fare questo ci vuole un lungo processo di, I'm sorry, I missed the last part. A long process of? Refining yourself. Scusatemi, un lungo processo di raffinare noi stessi e il senso dell'ego. And so a person who is very, filled with negative qualities or anger and constantly blaming others, their refinement is not enough for them to say, well, it's all a dream. Quindi una persona che è molto nella negatività e giudica gli altri è arrabbiato, non ha il raffinamento sufficiente per dire questo è tutto un sogno. And God, who is dreaming that dream, just says, well, in that particular ego case, I'll just let him play the way he wants to play. E Dio, vedendo questo sogno, capisce che in questo ego, nel caso di questo ego, deve andare avanti e lo lascia andare quello che fa. And when he's ready to wake up, then he'll be ready to wake up. E quando è pronto di risvegliarsi, si risveglierà. Now, is that a good or a bad thing? E questa è una cosa buona o cattiva? In a sense, it's neither. In un senso non è né uno né l'altro. God is just playing through all of us. Dio semplicemente gioca attraverso di tutti noi. And he's enjoying the play itself. E si goda della dramma, dello spettacolo. There was a strange story that happened, in like 1850 in San Francisco. C'è una storia strana che è successo in 1850 in San Francisco. There was a rich businessman who decided that he was going to really become rich. C'era un uomo di fare che era molto benestante e ha deciso di diventare veramente ricco. And he bought up all of the wheat so that he had a monopoly on it when winter came. E lui ha comprato tutto il grano disponibile, così nell'inverno aveva una monopolia sul grano. And if he thought, if I have all the wheat and a monopoly, then during the winter I'll raise the prices and become very rich. E lui pensava, se io ho tutto il grano e poi viene l'inverno e ho il monopolia, io posso alzare il prezzo e diventare molto ricco. So he spent all of his fortune accumulating this great mass of grain. Quindi ha dedicato tutta la sua fortuna a accumulare una quantità enorme di grano. And then a fire came and burnt it all. E poi è venuto un incendio e ha bruciato tutto. So overnight he was rich. The next morning when he woke up, he was completely in poverty.
Quindi è andato in una notte da essere molto ricco fino a essere completamente in povertà. And his mind kind of snapped. E la sua mente si è rotta in un senso. And he decided that he was the emperor of San Francisco. E lui ha deciso che lui era l'imperatore di San Francisco. And he had a coat with a sash and many medals on it, and a hat with a big plume. E lui aveva una giacca con tanti medaglioni e un cappello con un grande piuma. The people of San Francisco enjoyed this. They took him into their hearts and just went along with this. E la gente di San Francisco, a loro piaceva quello che ha fatto e loro hanno accolto e l'hanno invitato anche nelle proprie case. And so if the emperor went into a restaurant, of course the owner came and said, "Oh, Emperor, we're so pleased to have you here. Please understand that you don't have to pay for your meal." E quando è entrato in un ristorante, il capo ha detto: "Imperatore, siamo così felici che siete qui, non dovete pagare niente per il pasto." And so everybody just went along with this and enjoyed it as entertainment. E quindi tutti hanno cooperato con il suo illusione come un intrattenimento. And so I'm asking you to go along with the idea that I'm 𝗟𝗓𝗡𝗙𝗚𝗙. E quindi io ti sto chiedendo di cooperare con il pensiero che io sono 𝗟𝗓𝗡𝗙. Because from God's viewpoint, I'm just about as crazy as the emperor of San Francisco. Perché dal punto di vista di Dio, io sono altrettanto pazzo come l'imperatore di San Francisco. Because I think that I'm this character, when in fact I'm God, or God is me. Perché penso di essere questo personaggio, ma in verità io sono Dio, oppure Dio è io. So then the question, of course, comes up, how do I get out of this delusion? E la domanda ovvia viene fuori, come posso uscire da questa illusione? And when we ask that question, then someone like Patanjali says, "Oh, and now we come to the study of the science of yoga." E quando facciamo questa domanda, viene qualcuno tipo Patanjali che dice: ora arriviamo allo studio della scienza dello yoga. The science of meditation is the way to awaken from the dream of ego. La scienza della meditazione è il modo di risvegliare dal sogno dell'ego. This delusion is kept alive partly by our breath, partly by our life force extending out through the senses. Questa illusione mantiene vita attraverso il nostro respiro e attraverso l'energia vitale che esce attraverso i sensi. And if in meditation we can withdraw that life force and pull it away from the senses, we begin to wake up. E se nella meditazione riusciamo a ritirare la forza vitale dai sensi, iniziamo a svegliarci. And if in meditation, you've probably had this experience if you're a meditator, in meditation you begin to feel that everything takes on a sense of unreality. E se hai esperienza nella meditazione, forse hai fatto questa esperienza che nella meditazione a un certo punto tutto attorno a te inizia a sembrare non vero. And that you're just an observer of this world, not so much the active participant. E che tu sei un osservatore in questo mondo invece di essere un partecipante molto attivo. And if that sense of observing can become deep enough, then you can push away the delusion of thoughts coming in.
E se questo senso di essere osservatore diventa abbastanza profondo, sei capace di allontanare l'illusione dei pensieri che vogliono venire. And when the mind becomes very still, then it's as if you become a lucid dreamer. E quando la mente diventa veramente immobile, entri nello stato di essere un sognatore lucido. And you can see that this world is a dream and that you're observing it. E percepisci che questo mondo è un sogno e che tu lo stai osservando. And so through the practice of meditation and also through the practice of service, we can arrive at this higher state. Attraverso la pratica della meditazione e attraverso la pratica del servizio possiamo arrivare a questo stato elevato. But as it said in this reading, as we serve, we should strive to see that it is God serving through us or God acting through us. Ma come abbiamo sentito nella lettura, quando serviamo vogliamo sentire che è Dio che serve attraverso di noi, che è Dio che agisce attraverso di noi. And I'll just end with this recollection. Finisco con un ricordo mio. One time Devi and I were with Swamiji in India, Una volta Devi e io eravamo con Swamiji in India and he was eating his breakfast. e lui stava mangiando colazione. And he had told us that during this lifetime we should strive to become 𝗔𝗢𝗢𝗘s. That means awake while living, or out of the ego while living. E lui ci aveva detto che in questa vita dovremmo cercare di diventare 𝗔𝗢𝗢𝗘, che vuol dire sveglio mentre siamo in vita. And so we asked him, that seems difficult. How do we do it, Swamiji? E abbiamo detto a Swamiji, questo sembra difficile, come ce la facciamo? He summed up the whole of the spiritual path between one bite and the next bite. E lui ha fatto una sommazione di tutto il sentiero spirituale tra una morsica e l'altra. He had a forkful of food and he paused halfway to his mouth. Aveva cibo sulla forchetta e ha pausato, ha fatto una pausa. And he said, the whole of the spiritual path is meant to dissolve the ego. Ha detto la totalità del sentiero spirituale è inteso di dissolvere l'ego, That's done through longer, deeper meditation, e questo è fatto attraverso la meditazione sempre più lunga e profonda, and seeing God as the doer in everything. e vedere Dio in tutto, è come quello che agisce. And then he took a bite and finished his lecture. His breakfast? His lecture, his discourse. Oh, e poi ha fatto continuato a mangiare e era finito il discorso. And I think I should finish my discourse too. E penso che devo finire il mio discorso ora. Boccone. That was the word, boccone. Buon domenica a tutti. Per noi è un gioia di essere qui e come Jyotish ha detto siamo un po' tristi perché partiremo presto. Happy Sunday to everyone. It's a joy for us to be here, and like Jyotish said, it's also a little sad that we'll be leaving soon. This topic this morning is a very important one. L'argomento di stamattina è molto importante. As we've been saying, the ego is neither a friend or a foe. Come abbiamo detto, l'ego non è un amico neanche un nemico. All the ego is a point of self-definition. L'ego non è nient'altro che un punto dell'autodefinizione. So we think of ourselves
many things, young, old, man, woman. Pensiamo di noi stessi in tanti diversi modi, giovane, anziano, uomo, donna. But in reality, Swami Kriyananda said the ego is just a bundle of self-definitions. Ma in realtà, come ha detto Swami Kriyananda, l'ego è semplicemente un mazzo di autodefinizioni. But for each of us, as we try to expand our awareness, E per ognuno di noi, man mano che cerchiamo di espandere la nostra consapevolezza, the ego becomes a barrier because we are afraid to change those self-definitions. l'ego diventa una barriera perché ci viene la paura di cambiare queste autodefinizioni. For example, if people take advantage of me, I have to push back. Per esempio, se le persone si approfittano su di me, devo spingere indietro. Well, what if you didn't need to? Sorry? What if you didn't need to push back? Ma come sarebbe se non c'era bisogno di spingere? What if you said, that's not the kind of person I want to be? Se invece dicessi, questo non è il tipo di persona che voglio essere. In fact, that reminds me, Jyotish and I have a grown son and 3 grandchildren. Questo mi fa ricordare, Jyotish e io abbiamo un figlio cresciuto e abbiamo 3 nipotini. And when he was about when our son was about 6 or 7 years old, E quando nostro figlio aveva 6-7 anni, he came home from school crying. è tornato dalla scuola in lacrime. And he said to us, the other children at school were teasing me and they weren't nice to me. E lui ha detto, gli altri bambini a scuola mi prendevano in giro, non erano gentili con me. And Jyotish, with calm wisdom, said, when someone is mean to you, you can still be nice back to them. E Jyotish, nella saggezza calma, ha detto, quando qualcuno ti fa male, tu puoi comunque essere gentili And nel suo confronto. a little bit defiantly, our son said, I don't want to be that kind of person, Daddy. E il figlio ha detto con dispiaciuto, non voglio essere quel tipo di persona, papà. So that's what happens to us all the time. E questo succede a noi sempre, tutte le volte. There's the pull from above that says, be your highest self. C'è questo magnetismo da sopra che dice sì te stesso. Let the ego expand. Lascia che l'ego si espande. And then there's the force from below that said, no, don't change because the world is not safe. E poi c'è la forza che viene da sotto che dice no, non devi cambiare perché il mondo non è sicuro. But it takes courage to really make the effort to change your consciousness. Ci vuole coraggio per fare lo sforzo di cambiare la tua coscienza. And we never, no matter how much the ego expands, we never lose the sense of self. E non importa quanto si espande l'ego, non perdiamo mai il nostro senso di sé. There's a beautiful quote from Master that says this. C'è una citazione bellissima dal maestro che dice proprio questo. When this I shall die, then shall I know who am I. Quando questo io morirà, allora saprò chi sono io. And so, who do we become as the ego begins to change? Allora chi diventiamo quando l'ego inizia a cambiare? More and more, we just become a channel for higher consciousness. Sempre più diventiamo semplicemente un canale per la coscienza più alta.
There is a beautiful story from India that I have always tried to use as a model for my life. C'è una storia bellissima dall'India che ho sempre cercato di usare come modello della mia vita. There was a very humble devotee who spent many, many years in deep meditation and prayer. C'era un devoto molto umile che ha dedicato tantissimi anni nella meditazione e la preghiera. And finally God appeared to him and said, "My child, you have pleased me very much. I will grant you any boon, any gift that you want." E Dio alla fine apparve a questa persona e dice: figlio mio, sono molto compiaciuto di te, tu puoi chiedermi di qualsiasi dono che vuoi. And the humble devotee said, "Lord, your presence is enough for me." E questo devoto umile dice: Signore, solo la tua presenza è abbastanza per me. But the Lord insisted and said, "No, you have earned the right to a spiritual gift." E il Signore dice: no, tu hai guadagnato il diritto di un dono spirituale. And the devotee said, "Very well, let it be this. E il devoto ha detto: va bene, Signore, fa che sia questo. Wherever I wander in my journeys through life, Ovunque che vado nel mio viaggio attraverso la vita, wherever I pass someone who is in suffering or in confusion, quando vedo una persona in sofferenza o in confusione, let my shadow fall on that person and let them be healed." lascia che la mia ombra copre questa persona e che sia guarita. But let me never know. Ma fa che io non mi rendo conto mai. And this is when we can give up the ego. E così possiamo lasciare andare l'ego. Whatever good we do in the world, if we're a doctor, a nurse, a mother, a father, Qualsiasi cosa di bella, di buono che facciamo nel mondo, sia come infermiere, medico, madre, padre, we do good in the world, but if we take it to ourselves and think, "I am the doer," then it traps us in a smaller consciousness. anche se facciamo le cose buone, se tratteniamo in noi il pensiero io sto facendo questo, dà una limitazione alla nostra coscienza. We've shared this story, but it would be new to some of you, from the life of 𝗟𝗓𝗓𝗏. C'è una storia che abbiamo condiviso nel passato della vita di 𝗟𝗓𝗓𝗏. A group of devotees from India came and visited us at Ananda Village. Un gruppo di devoti dall'India sono venuti a trovarci ad Ananda Village in California. And 𝗟𝗓𝗓𝗏 greeted them and had satsang with them. E 𝗟𝗓𝗓𝗏 li ha accolti e ha fatto satsanga con loro. And then they left, but there was one older Indian woman on this tour. E poi sono partiti, ma c'era una donna anziana indiana in questo gruppo. And she went to New York to visit her sister. E lei è andata in New York per trovare la sorella. While she was on this trip in New York, she fell down and very badly broke her arm. E mentre era in viaggio si è caduta e ha rotto il braccio in un modo molto brutto. So badly that the doctors didn't know if they could set it or they would have to amputate. Era così grave che i medici non potevano capire se era possibile guarirlo o se dovevano togliere il braccio. And she was going to go into the surgery the next morning. She was very frightened. She couldn't sleep. E era programmato che lei andasse per l'operazione il giorno dopo e lei era così spaventata che non poteva dormire.
But in the middle of the night, the door opened and Swami Kriyananda walked in. Ma in mezzo della notte la porta della camera è aperta e Swami Kriyananda è entrato. And he stroked her arm and said, "Don't worry, Malka." Si chiama Malka. "Everything will be fine." E lui ha carezzato il suo braccio e ha detto: "Non preoccuparti, Malka, tutto andrà bene." And the next morning, she fell into a deep sleep, was very calm. The next morning, the surgery went beautifully and they were able to set her arm. E lei dopo è entrato in un sogno profondo perché era molto calma e il giorno dopo hanno fatto l'operazione e tutto è andato bene, erano in grado di riparare il braccio. And we told Swami Kriyananda about this, who was in California. E noi abbiamo raccontato questo a Swami Kriyananda che era nella California. And he said, "I have no recollection of this, E lui ha detto: "Io non ho nessun ricordo di questa cosa, but the soul can do things that the ego is not aware of." ma l'anima è capace di fare delle cose che l'ego non si rende conto. So the more we try to raise our consciousness above small self-definitions, Più che cerchiamo di alzare la nostra coscienza sopra le autodefinizioni piccole, the more we too can be channels for healing and hope and inspiration to others. più saremo capaci di essere canali per la guarigione, la speranza e ispirazione per altri. And finally, the only true self-definition E alla fine l'unica vera autodefinizione is that we are a part of God, è che siamo una parte di Dio. and as much as we can get out of the way, E fino al punto che riusciamo a metterci da parte, then God can flow through us. Dio è capace di fluire attraverso di noi. And when we know this, E quando sappiamo questo, as Master said in his beautiful poem, "When I am only a dream," come ha detto il maestro nella sua poesia bellissima, quando sarò solo un sogno, when you know that you are a part of God, quando tu sai di essere una parte di Dio, as I know now, come io so ora, then we shall be united forever in him. saremo uniti per sempre in Lui. Grazie davvero, 𝗟𝗘𝗓𝗓. L'ultimo discorso questa volta, il prossimo anno ne saranno tanti altri. Grazie. Potete, se volete, adesso sostenere l'opera di Yogananda, del maestro di questo sentiero in Europa, con una donazione che potete mettere nella busta e poi la busta alla fine del servizio lo potete mettere nel cestino. Sì. Questa volta in particolare quello che donate serve a supportare e sostenere il viaggio e l'opera di 𝗟𝗘𝗓𝗓 in Europa e dopo in India. Quindi quello che volete offrire tenetelo nella mano destra, concentriamo l'attenzione nell'occhio spirituale, preghiamo insieme. Divina Madre, ti offro il frutto del mio lavoro perché possa sostenere e portare il tuo messaggio della realizzazione del sé a tutti i ricercatori spirituali. Om Shanti Shanti Shanti. E mentre fate questo, ascoltiamo ancora il coro che canta.
Grazie sempre a questo bellissimo coro e a Peter. Cerimonia della luce. Offriamo i nostri cuori a Dio in una festa di luce. L'essenza di questa cerimonia ci è stata tramandata fin dai tempi antichi. Come onde nel grembo del mare infinito, con gioia, celebriamo insieme la nostra interiore più profonda realtà, poiché ora, con la grazia di Dio, la nostra salvezza è vicina. La promessa è stata fatta, la luce divina inviata di nuovo sulla terra ci ha dato il potere di divenire figli di Dio. Abbiamo ricevuto nelle nostre mani le chiavi per aprire le porte mistiche del risveglio. Grande è la nostra speranza. Dio nella Bhagavad Gita promette anche il peggiore dei peccatori, meditando profondamente su di me, viene presto a me. La stessa scrittura dice, praticando solo un po' di questa disciplina interiore, il devoto si libererà da grandi paure e sofferenze. E mentre nel passato la redenzione dell'umanità richiedeva sofferenza e dolore, ora per noi il pagamento è stato mutato nella calma accettazione e nella gioia, affinché capiamo che il dolore è il frutto dell'egoismo, mentre la gioia è il frutto dell'amore per Dio. Dal sole, dalla luna, da tutte le stelle, dai mari scintillanti e dalle alte montagne, dai deserti e dalle fertili vaste pianure, e dai cuori dell'umanità e delle creature tutte, sorge con desiderio ardente questa preghiera di redenzione. Alziamoci e preghiamo insieme. O fonte potente di tutto ciò che esiste, dal dolore guidaci alla gioia eterna, dal buio guidaci alla luce infinita, dalla morte guidaci all'immortalità. Almighty source of all that is, from sorrow lead us to everlasting joy. From darkness lead us to infinite light. From death lead us to immortality. Om Shanti. Amen. Sedetevi. Un uccellino volò fuori nel mondo. Diventa forte e saggio, gli dissero i suoi genitori. E quello che impari condividilo con tutti, così come noi lo abbiamo condiviso con te, perché tu sei una parte di tutto ciò che esiste. Così ti abbiamo lasciato, Signore, eternità addietro. La nostra era una missione santa. Ci avevi dato il compito di imparare grandi lezioni dalla vita, fruttificando i tuoi doni per espanderli e moltiplicarli. Purtroppo abbiamo abbandonato la nostra missione. Invece abbiamo accumulato egoisticamente. Anche quando ripetutamente abbiamo perso tutto, non siamo divenuti saggi. Il giovane uccellino, in volo per la prima volta, si gloriò della sua nuova forza. Cominciò a pensare: come sarei sciocco a condividere la mia forza con gli altri? Che cos'è la saggezza se non tenere tutto ciò che è mio solo per me stesso? Così noi, come quell'uccellino, siamo entrati nella seconda fase del viaggio, chiamata la rivolta. Quel breve giorno dell'uccellino durò degli eoni in tempo umano. Quando venne il pomeriggio, egli entrò in una nuvola tempestosa e ben presto si trovò a lottare per la propria vita. Vento e pioggia colpivano le sue ali. Più egli batteva le ali e più diveniva debole. «Abbandonati nelle mie braccia», urlò il vento. «Alla tua forza potrò allora aggiungere la mia». Alla fine l'uccellino seguì il suo consiglio e di colpo si trovò a volteggiare gioiosamente al di sopra delle nubi. Le ore passarono, si fece notte, l'uccellino si impaurì. «Come posso volare?» esclamò in questa oscurità.
E la notte sussurrò: non temere, poiché ecco, la pace ti attende nell'ignoto. Abbandonati a me e le tue forze saranno rinnovate. Dopo un po' il piccolo ribelle si abbandonò e scoprì che il consiglio della notte era giusto. E la pioggia ed il cielo e le verdi pianure tutti cantarono: guarda, la forza di volare non è mai stata tua. Rivolgiti alla sorgente di ogni potere se vuoi vincere la paura e la debolezza. L'uccellino chiese: dove posso trovare questa sorgente? Ed essi risposero: cercala nelle più vaste profondità dell'essere, nel tuo stesso sé. Così gradualmente egli entrò nella terza fase del suo viaggio, chiamata la ricerca. Noi ora, come quell'uccellino, abbiamo realizzato che eventi contrari sono il modo che ha la vita di darci forza e coraggio, che perfino la paura, come ombre su una statua, dà luce e sostanza alla speranza. Dalle profondità della nostra ignoranza, Signore, imploriamo il tuo aiuto. Non c'è alcuno scopo profondo nella nostra vita? Ecco, tutto quello che credevamo luce non era che oscurità. Chi siamo noi in realtà? Per quale fine siamo stati creati? Da sempre, ripetutamente, attraverso i tuoi figli risvegliati, viene la risposta. La creazione delle stelle, delle lune, dei pianeti, delle galassie che ruotano nelle maree dello spazio, dei continenti in movimento, delle alte montagne, delle nevi eterne, delle oscure, silenziose profondità degli oceani, aveva solo uno scopo: la nascita della vita. E con questa nascita, la crescita dell'autoconsapevolezza, un passaggio attraverso gli oscuri corridoi della coscienza per emergere alla fine nella luce infinita, nella gioia perfetta. O figli della luce, rinunciate al buio, alzatevi. Sappiate che per sempre voi e Lui siete uno. Alzate le braccia e cantando Om, chiedete che il potere di Dio vi riempia nel corpo, nella mente e nell'anima. Facciamo il canto, il tuono dell'Oma, pagina 87. Fuori dal nulla è nato il Verbo, fuori dal buio la luce, fuori dal buio è nato il Verbo, fuori dal buio la luce, fuori dal buio, fuori dal nulla, tuona la voce dell'Amen. Fuori dal buio, fuori dal nulla, tuona la voce dell'Amen. Ora dai coscienza, torna la voce dell'Amen. Restati ora dai coscienza, torna la voce Out of the silence came the Son of Creation. Out of the darkness came the light. Out of the silence came the Son of Creation. Out of the darkness came the light. Out of the darkness, out of the silence
Come with the cosmic sound, amen. Out of the darkness, out of the silence, come with the cosmic sound, oh, God is our bondage with the bond of freedom. God is the illusion in the light. God is our bondage with the bond of freedom. God is the illusion in the light. God is the illusion, God is your bondage. God is the cosmic sound, amen. God is the illusion, God is your bondage. God is the cosmic sound, oh. God is the illusion, God is your bondage. God is the cosmic sound, amen. God is the illusion, God is your bondage. God is the cosmic sound, Sedetevi. Tale, Signore, è la tua promessa. Fissate questa luce come simbolo dell'amore di Dio. Una preghiera d'amore si levò dalla terra e Dio rispose. Un raggio della sua luce si manifestò dal cuore dell'infinito. Penetrò attraverso i cieli bui della coscienza e si incarnò sulla terra in forma umana. Molte volte quella luce è discesa, attratta dal richiamo d'amore. I tuoi eletti sono sempre stati quelli di ogni razza e nazione che con amore profondo scelgono te. Preghiamo insieme. O Signore, con tutto il mio cuore, con tutta la mia mente, con tutta la mia anima e con tutta la mia forza, voglio il tuo amore. Voglio solo te. O Lord, with all my heart, with all my mind, with all my soul, and with all my strength, I choose thy love. I choose only thee. La coscienza cristica infinita, l'unigenito del Padre, è discesa di nuovo sulla terra per la salvezza dell'umanità. Quando ti desideriamo, Signore, tu vieni. Nelle nostre angosce umane, il tuo solo amore può consolarci. Benché rifiutato da tutti, tu sei il nostro amato per sempre. E cantiamo insieme, tu sei il mio amore. per paura del tuo amor, trovo vuoto il mio cuor, ora dono tutto a te, tu sei il mio amor. Long we fear to face your love, lest our emptiness it prove. Now at last our hearts we give you, who remain our friend, who remain our friend. Nelle altezze dell'Himalaya, con occhi colmi di amore divino, Gesù apparve al grande maestro Babaji. Le luci sull'altare maggiore della mia chiesa, disse, si sono oscurate, benché accesa sul minore altare delle caritatevoli opere. La luce della comunione interiore con Dio brucia a fiamma bassa ed è mal curata. Accendiamo di nuovo insieme, uniti nell'amore cristico, le candele su quell'altare divino.
Così un nuovo raggio di luce fu inviato sulla terra attraverso i grandi maestri del nostro sentiero. Non esiste un amore più grande di questo, da una vita di libertà e gioia infinita in Dio, abbracciare volentieri il dolore, le limitazioni e la morte per la salvezza dell'umanità. Così da sempre è stato il sacrificio dei grandi maestri per il mondo. Ecco dunque il quarto, ultimo stadio del lungo viaggio dell'anima attraverso il tempo e lo spazio, la redenzione. Signore, offriamo la piccola luce che è in noi, nella tua splendente luce infinita. Dacci la grazia di conoscerti e rendici strumenti puri del tuo amore per tutti. Cantiamo La luce divina splende. La luce divina splende, ci darà la libertà dal sogno di ogni male, nella gioia la verità. Oh Dio d'amor lontan da te, il cuore senza sol, ma se una volta vieni tu, la notte diverrà di. Thy light within us shining has shown where freedom lies from earthly walls confining to soaring spirit skies. How oft like sheep we've strayed apart, now guided by thy hand, in inner freedom of the heart, our night has turned to day. Celebriamo la grazia di Dio che è venuta di nuovo sulla terra attraverso la nostra linea di Guru, Gesù Cristo, Babaji, 𝗟𝗓𝗓𝗓, Swami Sri Yukteswar e Paramhansa Yogananda. Questa grazia è eternamente trasmessa dai grandi maestri all'umanità, in ogni religione. Dai nostri guru essa ha ricevuto una nuova veste per rispecchiare la crescente consapevolezza da parte dell'uomo che la materia è soltanto una manifestazione dell'energia divina. In Dio tutti sono uguali, non solo Gesù Cristo, il Signore Krishna, tutti i grandi santi, ma nella loro essenza anche coloro che sulla terra hanno commesso i più grandi peccati. Innalzando i nostri cuori in un canto di gioia, preghiamo perché noi, cercando ardentemente l'unione con la tua luce, possiamo riceverla in abbondanza nella nostra vita. E chiediamo a 𝗟𝗘𝗓𝗚𝗓 di fare il... Padre, Madre, amato Dio, siamo tutti figli tuoi. Padre, Madre, amato Dio, siamo tutti
felicità. Solo nell'amore divino troverò la felicità. Solo nell'amore divino troverò la felicità. Per chi ci segue da casa, mentre teniamo alta la luce, vi invitiamo a ricevere la benedizione della luce dai maestri, stando in piedi e con le vostre mani attirando la luce verso di voi. E questa preghiera tutti offriamo questa preghiera. Offrite una preghiera di gratitudine al Cristo infinito, nel cui amore i nostri maestri si sono offerti, perché tutti possano conoscere Dio. Pregate che Egli vi doni la grazia di condividere il divino amore con tutti, perché siamo tutti una parte del tutto. Possa la luce cristica, la coscienza infinita, risplendere su di voi. E ora per i presenti invitiamo coloro che lo desiderano ad avvicinarsi all'altare per ricevere la benedizione dei maestri attraverso la luce. Cristo, Amen, Cristo, Cristo, Amen, Cristo, Cristo, Amen, Cristo, Cristo, Amen, Cristo. Cristo, Amen, Cristo, Cristo, Amen, Cristo, Cristo, Amen, Cristo, Cristo, Amen, Cristo. Cristo, Amen, Cristo, Cristo, Amen, Cristo, Cristo, Amen, Cristo, Cristo, Amen, Cristo. Cristo, Amen, Cristo, Cristo, Amen, Cristo, Cristo, Amen, Cristo, Cristo, Amen, Cristo. Cristo, Amen, Cristo, Cristo, Amen, Cristo, Cristo, Amen, Cristo, Cristo, Amen,
Stiamo un attimo cercando di far entrare queste benedizioni ancora più profondamente. E cantando Om condividiamo ciò che abbiamo ricevuto con tutto il mondo. Om.
Preghiamo. Celeste, Divina Madre, amico amato Dio, Gesù Cristo, Babaji Krishna, Lahiri Mahashaya, Swami Sri Yukteswar, Paramhansa Yogananda, tutti i santi e saggi, vi ringraziamo per questa opportunità di condivisione della vostra luce e dei vostri insegnamenti. Siate con noi in questa settimana perché possiamo ricordare ciò che abbiamo ricevuto oggi e condividerlo e manifestarlo nella nostra vita quotidiana. Om Shanti Shanti Shanti. Amen. Andate con gioia. Vivrò nella gioia. Go with joy. Nel segreto del mio cuore, canto nel silenzio, nel segreto del mio cuore, offro a te un fior, dice io ti amo, offro a te un fior, dice io ti amo, canto nel silenzio, nel segreto del mio cuore, canto nel silenzio, nel segreto del mio cuore, offro a te un fior, dice io ti amo, offro a te un fior, dice io ti amo, offro a te un fior, dice io ti amo, offro a te un fior, dice io ti amo, canto nel silenzio, nel segreto del mio cuore.